Amici delle due ruote, buongiorno! A tutti coloro che sono alla ricerca della massima praticità e del puro divertimento, consiglio di seguire questa prova dedicata alla Ducati Scrambler 800. Stando in sella a questa motocicletta facile e ben bilanciata, ho trovato gli ingredienti giusti per divertirmi ad ogni curva. Mettetevi comodi, dopo la sigla ve la racconto in ogni dettaglio. Se a occhi chiusi mi avessero accompagnato in sella a questa Ducati, non avrei sbagliato nell'affermare il segmento di appartenenza. Una Scrambler si caratterizza da un manubrio decisamente alto e largo, una sella piana, lunga e dal profilo basso come il serbatoio e dalla sensazione di leggerezza, ingredienti che ho riconosciuto nell'immediatezza. Per quanto questa motocicletta voglia presentarsi in chiave moderna, però, per mio gusto personale avrei approvato maggiormente dei cerchi a raggi. La qualità di questa Scrambler non è da mettere in discussione. Le rifiniture sono curate e la verniciatura è di ottima qualità. I blocchetti sono ben realizzati, i tasti per richiamare le informazioni volute sono pratici e intuitivi. Gli specchietti hanno un look accattivante. Per la loro regolazione è necessario allentare il dado di fermo, posto al di sotto dello sportellino frontale. La sella è spaziosa e ben imbottita. Nessun indolenzimento è avvertibile anche dopo lunghe percorrenze. Posta solo i 795 mm da terra e con una sagoma più rastremata nella porzione vicina al serbatoio, consente a chiunque di appoggiare i piedi saldamente. È comunque possibile la sua sostituzione con altre più o meno alte, quella più bassa che arriva a 780 mm o quella più alta che arriva a 810 mm. In movimento le sensazioni confermano quanto percepito da fermo. La moto risulta leggero sull'avantreno e particolarmente reattiva nei cambi di direzione. Differentemente dai vecchi modelli, le quote del canotto di sterzo e dell'avancorsa di questa Scrambler sono tendenzialmente da nacre sportiva. Questo ne aumenta la reattività favorendo i cambi di traiettoria nel misto stretto. La tanta agilità offerta da questa ciclistica, ottenuta per via di un avantreno leggero, porta ad avere un manubrio particolarmente sensibile. Per evitare possibili oscillazioni, meglio direzionare la moto lavorando con il tronco piuttosto che forzando sul manubrio. Di fatto è sufficiente portare lo sguardo nella direzione voluta che lei mi asseconda in tempo reale. Alle velocità più sostenute si percepisce una diminuzione della reattività a favore della stabilità. L'interasse di ben 1449 mm fa marciare la moto come se percorresse un binario. Parlando di alta velocità, però, devo fare una precisazione. Considerando le caratteristiche tecniche volute per uno specifico stile di guida, il comportamento di questa Scrambler è più apprezzabile su percorsi misti e non particolarmente veloci. In città ci si muove con la stessa disinvoltura provata a bordo di uno scooter. Su questa motocicletta, però, la reattività del motore e l'efficacia dell'impianto frenante garantiscono maggior dinamicità e controllo. Se volete veramente divertirvi, prendendovi qualche soddisfazione nei confronti di qualche sportiva più vitaminizzata, dovete dirigervi in un tracciato dove non è la velocità a fare la differenza. Le sospensioni sono di ottima qualità, la forcella è una Kayaba da 51 mm. La sua escursione di 150 mm consente una buona coppiosità anche su di un pavé decisamente irregolare. Nonostante non ho sentito la necessità di portare correzioni, la possibilità di personalizzare il suo comportamento non dovrebbe mai mancare. Al posteriore troviamo un monoammortizzatore Kayaba che lavora privo di leveraggio. La sua unica regolazione è possibile nel precarico per mezzo di una singola ghiera girevole. L'escursione offerta alla ruota posteriore è di 150 mm. Anche su questo reparto trovo un buon compromesso tra sostegno e comfort. A mio avviso, la taratura complessiva del reparto sospensioni potrebbe garantire un discreto comportamento anche su uno sterrato poco impegnativo. Gli pneumatici Pirelli MT60 RS si comportano bene su percorsi irregolari o sporchi. Il loro disegno non fa accusare rumorosità per rotolamento. Il singolo disco anteriore è ben dimensionato. Morso da una pinza Brembo M4.32, garantisce spazi di arresto ridotti.
La pompa è fin troppo progressiva nell'intervento. Questo però può essere di aiuto su strade bianche e sul bagnato. Il freno posteriore è molto efficace e perfettamente modulabile. Il disco da 245 mm è mosso sempre da una pinza Brembo. Il motore da 803 cm3 è il più classico bicilindrico L raffreddato ad aria. La sua potenza di 73 cavalli spingono con decisione questa Scrambler dal peso di soli 185 kg in ordine di marcia. Nonostante la sua origine, questo propulsore frulla poco e con buona regolarità. Alle riaperture del gas risponde con una piacevole progressione. Nelle scalate senza ritegno, di una o anche di 2 marce, la ciclistica rimane composta. Il freno motore non è mai troppo invasivo da far perdere aderenza allo pneumatico posteriore. Le tante fermate imposte dalle strade cittadine impongono di viaggiare con le gambe un poco divaricate. Nelle stagioni calde il surriscaldamento del motore lo si avverte presto. Con i 13,5 litri di benzina che il serbatoio è in grado di contenere si possono raggiungere i 250 km di percorrenza. Il sound prodotto dallo scarico compatto non può che piacere. Il cambio agli innesti precisi e poco contrastati, anche se strapazzato non tende a indurirsi. La frizione a comando idraulico è morbida da azionare ed è perfettamente modulabile alle partenze da fermo. L'impianto di illuminazione è completamente a LED. Il suo design originale rende questa Scrambler riconoscibile anche di notte. Il proiettore anabbagliante offre una buona visibilità. Il display è un TFT a colori da 4,3 pollici. L'accensione avviene per mezzo della chiave convenzionale. La lettura delle informazioni è sempre possibile in ogni condizione di luce. Le mappe selezionabili sono 2, Road e Sport. La Sport si differenzia sensibilmente da quella Road nella risposta più brillante del motore nel salire di giri. I supporti elettronici per la sicurezza sono essenzialmente 2, il traction control disattivabile e l'ABS cornering. Amici, la mia prova è terminata. Prima dei saluti però vorrei chiedere a Lucia cosa ne pensa di questo Ducati Scrambler 800. Rivolgendoti al pubblico femminile, cosa vorresti dire a loro di questo Ducati Scrambler? Direi che per la facilità nella gestione dei comandi e la semplicità di guida fa sentire dei veri motociclisti anche meno esperti, quindi assolutamente andate a provarla. Bene ragazzi, vi invito a seguirci al prossimo appuntamento con Crazy Rider Italia. Ciao!